Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi, come potete vedere, iniziamo il video da una location diversa dal solito. Siamo praticamente a casa, ma con una piccola novità. Poi, piccola o grande, dipende dai punti di vista. E comunque non è la mia, ho portato il GS a fare il tagliando e me l'hanno data come moto sostitutiva. Ma in questo video non vorrei fare una recensione della moto, anche perché per poterne parlare con cognizione di causa andrebbe provata a lungo, con Sara dietro, con i bagagli, con la pioggia, con il freddo, con il caldo. Quindi mi vorrei soffermare solo su questa, tra virgolette, mancanza qua. Metto subito le mani avanti, ho detto mancanza solo perché effettivamente manca la leva della frizione. Ma adesso saliamo in sella tutti insieme e per fare le cose fatte bene andiamo a provare anche la sorella maggiore, perché vi anticipo subito che io qua ci sto stretto. Ma tornando all'argomento principe, ovvero il cambio automatico, accendiamo la moto con questo tastino. Ora vedete la lettera P perché ho spento la moto in prima marcia, e per il motociclista medio, quale mi definisco, come facciamo a mettere la folle? In quanto qua in fondo sembra di avere la classica leva del cambio, ma in questo modello con il cambio automatico la leva diventa una sorta di paletta, quindi facendo questo movimento la P rimane P e non si trasforma in N. Ma per togliere la marcia è semplicissimo, basta premere il freno e toccare il tasto di accensione ed abbiamo la folle. A questo punto basta ripremere il freno ed accendere la moto. La moto si sta sollevando, come potete vedere, perché se entriamo nel menu con il tasto rapido, scendiamo con il rotellone, altezza di marcia, selezioniamo, vedete il pallino, ed ora con queste freccine più e meno possiamo abbassare la moto sia al posteriore che all'anteriore. Ma per fare un altro esempio possiamo spostarci su parabrezza, ok, e sempre con il tasto più e meno alzare il parabrezza. Ovviamente, come potete vedere, possiamo fermarlo nella posizione desiderata. Ma torniamo alla schermata principale. Ed ora per partire cosa dobbiamo fare? Ovviamente senza premere la frizione perché non ce l'abbiamo, dobbiamo spingere in basso la pedana del cambio come se mettessimo la prima. Ma per inserire la marcia bisogna azionare il freno. Quindi freno premuto, spingiamo in basso la leva. Prima inserita, vedete la lettera M perché ora il cambio si trova in manuale, ma agendo su questo tastino vedete la D perché appunto passiamo nella modalità drive come nel classico cambio delle auto, e a questo punto basta dare un po' di gas e la moto inizia a muoversi. Mi fermo un attimo perché ovviamente se spostiamo il cambio in manuale la situazione non cambia, quindi sempre gas e la partenza è identica. Quello che cambia è che ora potremmo tirare la prima anche a 9000 giri e la moto non cambia perché appunto sta in manuale. Mentre in drive, vedete, mette la seconda quando ovviamente lo reputa necessario. La rimettiamo in manuale ed andiamo a prendere la strada a scorrimento veloce per dirigerci dalla BMW più vicina a casa, quindi BMW Cascioli di Civitanova Marche. Ed in manuale è semplicissimo, basta intervenire sulla leva del cambio, quindi terza, quarta, quinta e sesta, perché ripeto, la leva del cambio non sposta l'ingranaggio del cambio stesso, bensì è come se fosse un impulso, come se avessimo le palette qua nei comandi. Adesso, dato che siamo in superstrada, tiriamo fuori un po' di cavalli. Per scalare basta premere in basso, guardate. Quando si scala la centralina è un po' come se desse quella che in gergo è definita la classica doppia, quindi il motore non trattiene, è molto molto fluido. Guardate, metto la sesta, provo a rimettere la quarta, vedete? Addirittura la seconda, è ottimo. Ma ora riportiamo la moto in sede per prendere la sorella maggiore. Allora, cambio effettuato alla velocità della luce e adesso, sempre alla velocità della luce, allontaniamo questo traffico pazzesco e andiamo verso i monti. Alziamo un po' il cupolino, così controlliamo anche il riparo dall'aria. Adesso è alla massima altezza. Al volo vi dico una cosa, la prima modifica che farei, cambierei la sella perché è troppo incassata per me. Non so se questa è una sella originale, una sella standard o una sella ribassata, non lo so, però una posizione incassata, non mi posso muovere e mi sento molto vicino al manubrio. Il riparo dall'aria, come potete anche intuire, è massimo, ma sicuramente lo si sentirà anche dal basso rumore del vento sul microfono. Guardate, per pura curiosità ho inserito il cruise control adattivo ed anche se ho selezionato 114 km/h ovviamente mantiene la distanza impostata rispetto al veicolo che ci precede. Se mi sposto a sinistra sicuramente
accelera per raggiungere appunto la velocità impostata. E comunque, anche se la leva della frizione non serve, me la devono mettere fisicamente perché io mi appoggio qua. Ovviamente si scherza, però effettivamente fa strano non trovare la leva, perché io spesso e volentieri sono abituato a pinzarla, a toccarla anche con 2 dita. Guardate, qua sta rallentando, il triangolino giallo sullo specchietto indica appunto che sopraggiungono auto, quindi l'angolo cieco funziona benissimo. Ora non passa più nessuno, sentiamo come riprende. Praticamente, ragazzi, siamo arrivati ad un punto che impostiamo la velocità, mettiamo il cambio automatico e non dico che quasi la moto guida da sola, ma togliamo tutto e riprendiamo i comandi che io amo comandare e controllare. Finalmente qualche curva tra le colline marchigiane, impostiamo anche la modalità Dynamic, cambio in manuale. Oggi purtroppo non c'è tantissima visibilità ma molta foschia, quindi non possiamo apprezzare le nostre colline per la loro bellezza. Allora il cambio in scalata mi piace molto, sentite? È veloce e non si avverte. Proviamo a fare una scalata seria dalla sesta, quinta, quarta, terza, seconda. Mettiamo la terza, quarta, quinta, sesta. Un filino di gas. L'elasticità del motore comunque è rimasta quella del 1250, ma ora proviamo l'allungo, ovviamente con marce basse, altrimenti la velocità è troppa. E ragazzi, nulla da dire, rallentiamo. Voi non avete visto nulla, ovviamente strada dove non passa nessuno, assolutamente sempre massima sicurezza. Adesso voglio fare una cosa molto interessante, ovvero inversione di marcia con una mole del genere. Mettiamo la prima, ovviamente vi fermate, non dovete fare nulla. Inversione di marcia con i piedi sulle pedane. E qui bisogna riconoscere che il boxer fa la differenza, perché il peso in basso praticamente bilancia la moto. Aspettiamo che non passa nessuno, mettiamo la prima. Ragazzi, prima e seconda ovviamente, se non ci sono i controlli è impossibile da gestire. Anche questa, per quanto è molto più grande rispetto alla versione standard, scende in piega benissimo. Metto in drive anche per vedere come si comporta il cambio. Vedete, sta scalando. Se si esce dalla curva, guardate, ancora non cambia. È come se un po' riesce a capire quello che ci serve. La terza è rimasta, quindi non ha messo la quarta. È come se un po' vede, faccio fatica a spiegarmi, perché adesso ho messo la quarta, che ovviamente stavo con un filo di gas. Quando facciamo quelle tra virgolette sgasate, è come se percepisce che abbiamo cambiato la nostra guida, il nostro stile è cambiato e cerca di cambiare meno le marce in automatico. Comunque sempre filo di gas, secondo me, esatto, ho messo la quinta, altro filo di gas, metterà la sesta. E infatti ha messo la sesta. Ora proprio a rallentare di colpo, guardate il cambio, non sto facendo nulla, e ha messo la prima. Quindi lasciamo sempre in drive. Diamo un po' più di gas. E come avrete intuito, di colpo è terminata la batteria della camera, ma tranquilli, perché domani mattina ritorneremo più forti di prima. Pura curiosità, anche se non c'entra con il video, sicuramente la sella sarà quella ribassata, perché come potete vedere è abbastanza assottigliata nella zona centrale. Ma questo è poco rilevante, perché tanto in tutte le moto ho sempre cambiato la sella. E dato che ci siamo, ne approfittiamo, veloce giro panoramico per vedere alcuni dettagli della moto. In primis questa vernice Raptor sulle teste, che mi piace tantissimo. Anche il telaglietto dietro non mi dispiace per come è stato progettato. Cosa che invece non mi fa impazzire sono i supporti delle valigie laterali. In foto erano peggio che dal vivo, ma comunque li vedo un po' troppo massicci. La stessa finitura la troviamo anche sul cardano, che è nettamente migliore rispetto al 1250. Ovviamente sempre esteticamente parlando, perché internamente penso che cambi poco. Il nuovo frontale molto discusso con questo faro ad X, e il
solito mastodontico serbatoio da 30 litri che nella zona di appoggio delle ginocchia è largo a grandi linee come quello del 1250. Ma riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero da questa salita. Per voi sono passati 2 secondi, per me sono passate quasi 24 ore, ma la strada è la stessa, come la modalità, ovvero drive, la stessa con cui ci eravamo lasciati. Guardate, vado con un filo di gas, ovviamente dalla quinta è passata alla sesta. Ma una cosa che ho notato molto interessante, se ora lascio l'acceleratore, guardate, sempre in sesta marcia, ha cambiato ora, perché ovviamente ci stiamo avvicinando ai 2000 giri. Quando superiamo i 3000 giri o ci avviciniamo ai 3000 giri mette la marcia successiva, ma guardate ora sono sempre in sesta marcia, qua inizia un po' la discesa. Se lascio l'acceleratore rimane sempre in sesta marcia, ma se pinzo il freno, come pinzo il freno, guardate, cioè lei capisce che deve in qualche maniera rallentare e quindi scala le marce per utilizzare anche un po' il freno motore. Lo rifacciamo sempre in drive, un filo di gas, mette la quinta, lascio l'acceleratore, se pinzo il freno, guardate, addirittura 2 marce ha scalato. Quindi facciamo la curva con la terza marcia, sempre un filo di gas, non cambia, ha cambiato ora, cambierà tra poco perché l'acceleratore è sempre nella stessa posizione e cambierà tra poco. Ora che la pendenza è aumentata, lascio l'acceleratore, guardate, sempre in sesta marcia, ma se pinzo il freno, come lo pinzo, mette la quinta, ripinzo il freno, mette la quarta, ripinzo, mette la terza. Possiamo dire tranquillamente che è un pochino intelligente. Ora provo a fermarmi di colpo senza far nulla, seconda marcia. Penso che la prima la mette solo quando siamo praticamente quasi fermi, infatti. Ma ripartiamo sempre con la massima tranquillità, filo di gas, cambia intorno ai 3000 giri. La cambiata nelle prime 2-3 marce è comunque morbida, ma sento un clack che preferirei non sentire, mentre nelle marce successive, quarta, quinta e sesta marcia, il rumore quasi che scompare. Ma se andiamo in sesta, in salita e diamo gas, non scala una marcia. Però anche in drive noi possiamo utilizzare la leva del cambio, quindi mettere la quinta, mettere la quarta e comunque rimane sempre in drive, mettere la terza. Quindi diventa quel mix tra drive e manuale. Rimane in drive, cambia, ma se voglio accelerare un po' e alzare il ritmo, vediamo cosa fa. Rimane sempre in quarta. Quindi non cambia, giustamente, perché pensa che noi vogliamo il motore un po' più pronto e quando ci rilassiamo mette la sesta, ovviamente. Provo a pinzare questa volta il freno dietro e scala. Quindi quando interveniamo con il freno posteriore è come se intervenissimo con il freno anteriore. Ma se devo addirittura quasi inchiodare con il freno posteriore, proviamo. Quindi sicuramente interviene con la frizione a livello appunto automatico e ovviamente il motore non si spegne come se avessimo la frizione e tutto diventa super facile. Mettiamo in manuale, facciamo inversione di marcia, anche in manuale, guardate, ovviamente rimette la prima in automatico perché ci siamo fermati, nel senso che anche in manuale capisce che se i giri si abbassano troppo, in automatico mette la marcia più bassa. Ed ora in manuale abbiamo il controllo completo perché 6000 lei non cambia mai praticamente, come se avessimo appunto il cambio manuale. Ora cambio 3 volte consecutivamente per vedere la velocità, terza, quarta, quinta, sesta. Ma anche qua non è che BMW si è inventata chissà che cosa, perché andando indietro 10-15 anni Honda queste cose già le faceva e le faceva bene. Però non voglio fare un confronto perché è inutile confrontare questo cambio con quello della Honda, perché appunto parliamo di 2 tipologie di cambio differenti. Adesso però la stressiamo veramente perché voglio trovare
fare una salita abbastanza ripida e capire come gestisce la frizione in caso di ripartenza in salita, ma anche facendola scorrere all'indietro. Questa è una strada secondaria che conosco benissimo, venivo qua in bici, quindi non passa praticamente nessuno, e in questo punto ovviamente non lo capirete dalla camera per il grandangolo, ma comunque è abbastanza ripida la salita. Allora, ora noi siamo fermi, siamo in prima in modalità manuale, ma potremmo mettere anche drive, non cambia nulla. Facciamo una prova: se io lascio il freno, la moto va indietro ovviamente, accelero un po', rifacciamo, accelero un po', allora la frizione attacca in maniera quasi perfetta, accelero un po' di più, quindi la differenza del gas è importante. Ma una cosa che mi interessava capire è se riesco a farla spegnere. Ragazzi, hanno fatto veramente un ottimo lavoro. La sto maltrattando, guardate, vado indietro a 5 km/h, 6, eccola. C'ero quasi riuscito, guardate, se dai a quel filo di gas continua ad andare indietro ma non si spegne, guardate. Ovviamente ora la stiamo stressando, ma se dovessimo partire con una partenza tra virgolette normale, o magari un po' più veloce, si riesce a fare entrambe le cose, ovvero partire in relax ma anche con un po' di grinta. Ora però un'altra cosa molto importante, è strettissimo, voglio vedere se con i piedi sulle pedane, considerate che non ho Sara dietro, non ho le valigie, però voglio capire se quell'ansia di mancanza di frizione, ok, cerco di rimanere in equilibrio senza appoggiare i piedi a terra. Quello che ci interessa però è il fatto che la moto non si spegne mai anche nelle condizioni peggiori, e questo di conseguenza ne agevola la guida. Altra prova, questa carreggiata praticamente è a singola corsia. Se andiamo a fare inversione di marcia, questa volta mi fermo, giro tutto il manubrio e, non dovendo pensare al binomio frizione acceleratore, torno a dire che è tutto super facile. Vediamo un attimo qua come si comporta sul brecciolino. Allora, qua non è ripidissima, però andiamo a ripartire. Proviamo a non farla girare a vuoto e parte benissimo, ma se volessimo partire con un po' più di velocità, i controlli fanno il loro lavoro in maniera perfetta. E va bene, qua le prove le abbiamo fatte, rifatte, sono le 15:53, quindi direzione Civitanova Marche, e torniamo a riprendere la sorellona. Aggiungo al volo una postilla: scendendo la strada sterrata ho sentito la mancanza della leva della frizione, perché quando appunto siamo sullo sterrato personalmente mi piace a volte intervenire sulla leva della frizione per poter staccare il motore dalla ruota. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Ovviamente perdiamo la trazione, ovvero perdiamo il freno motore, ma in determinati contesti poter fare questa cosa, nel senso intervenire anche in maniera non completa, è un'abitudine che ho, ma più che abitudine secondo me è anche un'esigenza. Questo per dirvi che il cambio funziona veramente bene, questo per dirvi che nel 99% dei casi, soprattutto per persone neofite che approcciano al mondo della moto, un cambio del genere semplifica di tantissimo la vita e funziona benissimo. Quasi arrivati, uscita per Civitanova Ovest. E niente ragazzi, bentornati sulla sorellona. Ho le gomme caricate dietro, quindi andiamo piano, ma comunque che spettacolo tornare con questa leva qua. Scherzi a parte, torniamo in garage e dal tavolino dell'Ikea riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Tornati in garage, tagliando fatto, compreso di
cambio gomme e trasporto gomme, via la prima e via la seconda. Per i più curiosi, queste sono le gomme che ho appena tolto, Conti Trail Attack 3. Provo a mostrarvele nel dettaglio perché non le ho mai portate sul canale, ma con queste gomme ci abbiamo fatto il viaggio in Irlanda l'anno scorso ed hanno quasi 10.000 km. La posteriore al centro inizia ad essere leggermente piatta, mentre l'anteriore, oltre ad essere ovviamente meno consumata, è quasi perfettamente tonda. Nel punto di massima usura abbiamo circa 5 mm di battistrada, praticamente stessa identica altezza anche per la gomma anteriore, ma bisogna dire che quando le gomme sono nuove il tassello dell'anteriore è più basso rispetto a quello del posteriore. Due cose importantissime: la prima oramai la sapete benissimo, ma la ribadisco: noi viaggiamo sempre in due stracarichi con i bagagli. Che significa? Significa che tra il peso della moto, il nostro e quello dei bagagli, siamo intorno ai 5 quintali. La seconda è che mi piace fare delle prove, ovvero i primi 2000 km li ho percorsi con 2,6 bar al posteriore e 2,4 bar all'anteriore, i successivi 2000 km a 2,8 bar il posteriore e 2,5 l'anteriore, mentre i restanti a 3 bar il posteriore e 2,6 l'anteriore. E detto questo, nonostante tali gomme sono bimescola, ovvero al centro più dure mentre ai laterali più morbide, mio personale umile consiglio: per avere un consumo più omogeneo non abbiate paura a tenerle alte di pressione, anche perché, molto importante, tutte le gomme Continental, sia queste che le TKC70, le TKC80, hanno una mescola morbida ma al tempo stesso hanno una carcassa morbida. Tutto questo si traduce, nonostante l'elevata pressione, ad un comfort pazzesco, ma soprattutto una tenuta di strada allucinante. E concludo dicendo: qualunque sarà la vostra scelta, se di casa Continental o altro brand, una cosa importante: non prendete gomme con carcassa rigida e mescola rigida. Perché dico questo? Perché sicuramente la gomma avrà una resa chilometrica maggiore, ma la gomma deve avere una carcassa morbida perché deve abbracciare l'ostacolo, mentre la carcassa rigida tende a rimbalzare. Quindi, per avere una performance superiore sia sull'asfalto ma anche un po' sullo sterrato, mio personale umile consiglio: prendete gomme con carcassa morbida e mescola morbida. Inoltre, se la vostra richiesta è avere una gomma performante sul bagnato, vi posso garantire che queste, ma anche le DKC70, potete andare tranquilli. Finisco dicendo che se siete degli smanettoni, amate le curve, avete una moto con una coppia elevata ma soprattutto un polso pesante, la resa chilometrica che avete appena visto sarà più bassa. Ma alla fine facciamo un gioco: secondo voi, scrivetelo sotto nei commenti prima che il video vada avanti, che gomme ho messo. Le oramai sconosciute TKC70 della Continental nella versione standard, ovvero nella versione con il tassello unito al centro. Mettiamo da parte, chiudiamo il siparietto gomme e torniamo al cambio automatico, perché ci sono due cose che voglio dirvi. Modalità drive impostata: vi ho fatto vedere che se noi andiamo ad accelerare e poi apriamo completamente il gas, la moto non scala in automatico la marcia. Ma attenzione, perché se il gas è chiuso completamente e noi andiamo ad aprire il gas in maniera abbastanza, tra virgolette, pesante, la moto scalerà sempre una marcia perché vorrà tirar fuori dal motore la massima potenza. Altra cosa, cruise control adattivo: abbiamo visto che la moto mantiene la distanza dall'auto, dal mezzo che ci precede, ma anche in questo caso possiamo intervenire manualmente con la manopola del gas. Che significa? Significa che se noi andiamo ad accelerare, in automatico il cruise control verrà disattivato, noi ci possiamo avvicinare all'auto o al mezzo che ci precede, ma quando lasceremo completamente la manopola del gas, il cruise control si riattiverà in automatico, il radar leggerà la distanza, in quel caso ovviamente noi saremo più vicini e in automatico la moto andrà a frenare per riportare la distanza di sicurezza impostata. Consapevoli che in futuro non guideremo più una moto perché già da ora accelera, frena e cambia da sola, Francesco cosa pensa del cambio automatico? Penso che tra 10 massimo 15 anni tutte le moto usciranno di serie con il cambio automatico e forse il cambio manuale come lo conosciamo sarà un accessorio. Penso anche che la mancanza della leva della frizione renderà l'utilizzo della moto più semplice e sicuro. Perché più semplice? Vi faccio un esempio. Pensate che Sara non sa guidare una moto classica come questa con il cambio al piede, ma al tempo stesso sa andare in bicicletta o guidare uno scooter perché appunto non
non ha problemi di equilibrio. Quindi se noi prendiamo un 1300 standard ribassato con sella ribassata e cambio automatico, Sara potrebbe partire da qua ed andare direttamente a Capo Nord senza il minimo problema. Al tempo stesso rende l'utilizzo della moto più sicuro, perché pensate ad una moto come questa, pesante, ai bagagli, al passeggero, magari in contropendenza dove si arriva male a toccare terra, sul brecciolino, dover utilizzare la leva della frizione, giocare con l'acceleratore, avere il cambio automatico renderà l'utilizzo della moto più sicuro. Perché più sicuro? E ve lo dico di fianco a una bici, ovvero a una delle mie più grandi passioni, che per ovvi motivi, per questa vita scelta, ho dovuto abbandonare, ma ve lo dico di fianco alla bici perché anche lei tra poco nel video entrerà in campo. Comunque più sicuro perché solo per il semplice motivo che la moto con il cambio automatico non si spegne praticamente mai, solo per questo motivo sarà più difficile sdraiarsi a terra, oppure sarà più facile rimanere in piedi. Allora Francesco, da quanto hai detto, tu sei pro cambio automatico ed invece no. Scherzi a parte, mettiamoci comodi, vicini, face to face, perché assolutamente non voglio fraintendimenti. Perché ho detto no al cambio automatico? Ho detto no al cambio automatico perché dal mio punto di vista, per la vita che facciamo ora, per l'utilizzo che facciamo della moto, lo vedo più come un problema che come una soluzione. Che significa? Vi faccio un esempio. Circa 2 mesi fa ci trovavamo nel nord del Cile, stavo facendo il video sul CarPlay e per fare il video appunto ho lasciato girata la chiave, quindi acceso il quadro della moto per circa un paio d'ore. La batteria ha i suoi anni, la moto stava ferma da circa 5-6 giorni e che cosa è successo? Praticamente quando sono andato ad accendere la moto per pochissimo non è partita. Quindi cosa ho fatto? La cosa più banale e semplice del mondo. Ho inserito la seconda marcia, mi sono guardato intorno, ho trovato una rampa, ho lanciato la moto con me sopra sulla rampa, ho lasciato la frizione e la moto ovviamente si è accesa. Poi l'ho spenta dopo circa 10 minuti per far ricaricare un po' la batteria e l'indomani avevo la batteria leggermente carica per poter ripartire ed andare verso nord. Quello che vi ho appena detto non è però il vero motivo, perché il vero motivo è quello che sto per dirvi. Dico no al cambio automatico perché a me ragazzi piace comandare, piace decidere. Che significa? Significa che per avere il controllo totale al 100% dei nostri cavalli di ferro che abbiamo tra le gambe, la frizione è l'elemento fondamentale. Spesso e volentieri si fa l'errore di pensare che la frizione serve per partire e per cambiare le marce, mentre la frizione può essere utilizzata premendola al 20%, al 30%, al 40%, al 60%, all'80% e con questi continui movimenti, utilizzando in contemporanea l'acceleratore, ovvero aprire o diminuire il gas, si ha di conseguenza una risposta delle sfumature di utilizzo tali per cui ogni pilota è diverso da un altro pilota. Quello che vi ho appena detto è oggettivo, non è soggettivo, nel senso che per avere un controllo completo totale della moto, avere la leva della frizione è imprescindibile. Ma al tempo stesso ci possono essere persone che dicono: a me non interessa avere il controllo completo, con il cambio automatico ho il 90-95% del controllo, ma al tempo stesso in determinate situazioni sto più tranquillo, mi sento più sicuro, posso fare i tornanti dello Stelvio in scioltezza perché non devo pensare all'utilizzo in sincronia della leva della frizione e dell'acceleratore, quindi preferisco il cambio automatico. Al tempo stesso, dall'altra parte, troviamo persone che ragionano in maniera diametralmente opposta, nel senso che avere il controllo della moto è qualcosa di fondamentale, qualcosa di addirittura adrenalinico, perché se non riesco a fare quella cosa la vedo come una mia carenza, mentre se riesco a farla magari la recepisco come una sfida che sono riuscito a superare. Non esiste la scelta giusta e la scelta sbagliata. Quello che è importante, non dobbiamo mai giustificare le nostre scelte. Siamo 8 miliardi di persone e per fortuna di fronte ad una domanda abbiamo 8 miliardi di risposte differenti. Prima ho fatto una clip di fianco alla mia bici perché faccio questa metafora. Quando è uscita la bici elettrica, in tanti mi hanno detto: Francesco, provala perché è divertente. Io l'ho provata ed effettivamente è divertente. Però ero restio e sono restio alla bici elettrica perché sono un masochista. Mi piace sudare, mi piace arrivare in cima alla montagna sapendo che ce l'ho fatta con le mie forze. Questo modo di pensare è a volte differente rispetto ad esempio a quello di Sara. Di fronte a determinate scelte abbiamo idee differenti e questo è bellissimo perché altrimenti saremmo tutti quanti
uguali. Chiudo il video qua sperando che sia stato piacevole ed interessante, ricordandovi due eventi. Noi saremo sabato 21 e domenica 22 al motoraduno di Trodica di Morrovalle. Sabato sera faremo una sorta di chiacchierata, mentre la domenica mattina faremo un giro in moto per le colline maceratesi. Comunque trovate tutte le info in descrizione del video. E seconda info importantissima, se già state programmando il vostro prossimo viaggio, approfittate della super offerta che inizia oggi giovedì 19 per 10 giorni inerente all'assicurazione viaggio. Con il link in descrizione troverete uno sconto del 15%. Detto questo ragazzi, vado a montare il video, anche perché nel prossimo video pippone dobbiamo seriamente iniziare a customizzare la sorellona. Ciao ragazzi e fate i bravi, ma non troppo.